Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come vedete con i messaggi d'amore, quindi gli oracoli dei messaggi d'amore. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo mazzo di oracoli? Mi manca tanto. Anche lui o anche lei mi pensa altrettanto? A cosa pensa? Ovviamente in riferimento a me, in riferimento a noi, alla nostra storia, alla nostra lontananza. Soprattutto cerchiamo anche di capire questa persona che pensieri progettuali ha in riferimento al vostro futuro, cioè se pensa di agire, di scrivervi, cosa pensa di fare e ovviamente di non fare. Questo video sarà a doppia variante. Voi sapete che io tendo ad alternare sul canale video a variante unica, a stesa unica, con video a doppia variante. Ecco, quest'oggi avrete due varianti tra le quali poter scegliere, la prima e la seconda variante. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare con la prima variante e iniziare a mescolare per il principio di sincronicità appunto il mazzo di oracoli. Dunque cerchiamo di capire se una persona che vi manca tanto, a cui pensate tanto, vi sta pensando altrettanto e a cosa questa persona sta pensando. Vediamo un po'. Perfetto, appunto allontaniamo momentaneamente il resto del mazzo e qui avete appunto 4 oracoli estratti in sequenza e quindi anche altrettanto letti in sequenza. Dunque, iniziamo appunto dal primo oracolo e qui abbiamo un oracolo bellissimo. Ragazzi, guardate, abbiamo già un cuore, inseparabili. Il nostro amore è ancora vivo nonostante le distanze. Allora, questa è una stesa bellissima perché già ovviamente inizia con un oracolo stupendo. Qui ci sono dei sentimenti, cioè questa persona è conscia e consapevole della vostra distanza, che può aver avuto origine ovviamente da diverse cause, a seconda della storia di ciascuno di voi. È chiaro che però, nonostante queste distanze, questa persona è tutt'oggi ancora innamorata di voi o comunque prova dei sentimenti importanti per voi. Questa non è una persona che vi ha sostituito per un semplice motivo, che questa persona pensa che voi siate comunque inseparabili, cioè che nulla, niente, nessuno possa in realtà dividervi. Perché? Perché questa persona vede come collante al vostro rapporto l'amore, cioè il sentimento più potente e forte tra tutti. Quindi questa persona è assolutamente certa e convinta che anche da parte vostra ci sia comunque un forte sentimento. Questa persona vi pensa, anzi direi che questa persona non possa fare a meno di pensarvi perché è una persona che prova un reale sentimento nei vostri confronti. Quindi questa è una persona veramente fedele ancora nonostante tutto al vostro sentimento e anche al vostro rapporto. Come secondo oracolo, qui abbiamo un altro oracolo, ragazzi, meraviglioso, ossia il sognare ad occhi aperti. Allora, ho sempre nostalgia di te, ti sogno ad occhi aperti. Allora, come vi ho detto poco fa, questa è una stesa bellissima, lo ribadisco. Questa è una persona che prova per voi veramente un sentimento molto forte. È una persona che vi pensa, è una persona che prova molta nostalgia per voi,
È una persona che veramente vede il vostro nome scritto ovunque, sente il vostro nome ovviamente ovunque, è una persona che magari anche si ferma romanticamente a pensare a voi mentre ascolta una canzone, cioè comunque questa è una persona che, per rispondere alla domanda iniziale, non ha mai smesso di pensare a voi. Quindi è una persona che ha molta nostalgia di voi ed è una persona che vi sogna. Quindi è una persona che fantastica, che immagina, che vi vorrebbe al suo fianco, che vi desidera. Questa è una persona che ancora pensa tantissimo a voi e si ritrova molto spesso a sognarvi ad occhi aperti, in pieno giorno, mentre magari sta facendo tutt'altro. Ecco che questa persona pensa a voi. Vediamo ora il terzo oracolo e qui abbiamo l'abbandonarsi ai ricordi. Mi mancano le nostre battute, il nostro scherzare, essere felici insieme. Allora, 3 oracoli, tutti e 3 inerenti alla nostalgia. Cioè, questa persona sta veramente male senza di voi, Cioè, probabilmente vi pensa addirittura di più rispetto a quanto voi pensiate a lui o a lei. Questa è una persona che potrebbe andare a rileggere i vostri, per esempio, messaggi, potrebbe riguardare le vostre foto. Questa è una persona che veramente potrebbe ricordare i vostri dialoghi, il vostro scherzare insieme, le vostre battute. Cioè una persona che sente la vostra mancanza tutto tondo. Quindi manca tutto di voi a questa persona, il vostro sorridere, il vostro discutere, il vostro stare insieme, le vostre battute, il vostro sorriso. A questa persona manca tutto e manca soprattutto la felicità che questa persona provava, vedete, nello stare con voi. D'accordo? Quindi questa è un'ulteriore terza conferma al fatto che questa persona vi pensi tanto quanto voi state pensando a questa persona. È una persona molto nostalgica, è una persona che non smette di pensare a voi e soprattutto non ha nessuna intenzione di smettere di pensare a voi. E dunque arriviamo al quarto ed ultimo oracolo, le responsabilità, devo prendermi cura dei miei bisogni economico-finanziari ed emotivi. Allora ragazzi, al di là dell'immagine, che ovviamente è un'immagine da esempio per comprendere ovviamente il significato primario della carta, questa è una persona che ovviamente ama voi, quindi lo ripeto e lo ribadisco. Anche nel caso in cui questa sia una persona ad esempio impegnata, non lasciatevi ingannare ovviamente da questa coppia che ovviamente si sta scambiando appunto dei baci, delle carezze. Non stiamo parlando di una persona che è felice altrove, perché questa persona, lo abbiamo detto fino ad ora, pensa a voi, ama voi, vi sogna ad occhi aperti, d'accordo? Questa persona è innamorata di voi, d'accordo? Perché parliamo d'amore in questo caso. Il discorso è che questa carta parla di responsabilità, parla di oneri, parla di doveri, cioè questa è una persona che ovviamente ha dei doveri nei confronti ovviamente per esempio della sua famiglia di origine, piuttosto che nel caso la vostra sia una storia con una persona impegnata, una persona che ha dei doveri con per esempio la compagna ufficiale, piuttosto che dei figli, nel caso abbia dei figli, oppure nel caso in cui la vostra sia una storia con una persona completamente libera, ecco che questa persona ha delle preoccupazioni economico-finanziarie che necessitano in questo momento ovviamente la sua cura e la sua attenzione, d'accordo? Cioè ci sono delle questioni un po' spinosette, diciamo, da un punto di vista personale che riguardano appunto la vita di questa persona e che questa persona deve risolvere,
d'accordo? Quindi situazioni che vanno al di là del vostro sentimento, al di là dell'amarvi, ma che in questo momento necessitano della sua attenzione, d'accordo? Quindi, ripeto, problematiche a carattere familiare per quanto riguarda la sua famiglia di origine, per esempio dei problemi con i genitori, con la mamma, col papà. Nel caso in cui invece la vostra sia una storia con una persona impegnata, problematiche inerenti la compagna ufficiale e o dei figli, oppure ecco problematiche inerenti la sfera economico-finanziaria e professionale. Quindi questa è una persona che in questo momento è profondamente innamorata di voi, ma ha degli impegni, diciamo, di una certa importanza a cui lui o lei ovviamente deve prestare attenzione, però sono semplicemente delle nuvole passeggere, d'accordo? Sono delle difficoltà temporanee, che però ovviamente in qualche modo vanno a interessare la sua intera, per esempio, giornata, quotidianità, d'accordo? Però ricordate che questa persona per voi prova un sentimento d'amore. Qui non stiamo parlando solo di nostalgia, di affetto, qui parliamo d'amore. Ricordate in particolar modo il primo oracolo, d'accordo? Ripeto, non lasciatevi ingannare dall'immagine di quest'ultimo oracolo, che è un'immagine esemplificativa per, diciamo, far comprendere meglio il significato della carta. Però, ripeto e ribadisco, l'amore è per voi, d'accordo? Semplicemente questa persona ha, diciamo, dei guai, chiamiamoli così, ecco, giornalieri e quotidiani, per cui questa persona in questo momento fa fatica a, per esempio, cercarvi, chiamarvi, vedervi, ma siete sempre parte, ovviamente, dei pensieri di questa persona. Ovviamente, ragazzi, sapete che io poi chiaramente tendo a rifare molto spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, questa tipologia appunto di stese, cioè in cui vado ad analizzare, diciamo, il pensiero di una determinata persona. Sono video, come appunto vedete, piuttosto brevi rispetto ai soliti, ma molto dettagliati, perché appunto so da molti di voi che obiettivamente questa tipologia di video, diciamo, che tengono d'occhio, ecco, il pensiero della vostra persona del cuore, comunque vi interessano. Ecco perché, motivo per cui tendo a rifarli più spesso, proprio per tener d'occhio un po' l'evoluzione interiore del pensiero di una persona distante, ovviamente, nei vostri confronti. D'accordo? Quindi stesa bellissima, che conferma comunque i sentimenti che voi provate per questa persona, assolutamente quindi contraccambiati, una persona che non vede l'ora ovviamente di rivedervi, sta impazzendo perché vi vede dappertutto e vi sogna ad occhi aperti. In questo momento ha però delle problematiche pratiche, d'accordo? Soltanto ovviamente piccoli ostacoli temporanei. Ovviamente, come sempre, ragazze, mi raccomando, nel frattempo non perdete tempo della vita, che è terribilmente preziosissima e meravigliosa, e ovviamente, come sempre, mi raccomando, tenete duro, forza, coraggio, determinazione, andate sempre avanti per la vostra strada, ricordate di mettervi come priorità, di mettere come priorità il vostro benessere, e come sempre ovviamente buona fortuna e a presto. E rieccoci ovviamente alla seconda variante, e di conseguenza iniziamo appunto a mescolare, per il principio di sincronicità, il mazzo degli oracoli dei messaggi d'amore. Dunque cerchiamo di capire se la persona a cui voi state pensando tanto, ovviamente, vi pensa altrettanto a cosa sta pensando in riferimento a voi. Vediamo un po'.
Dunque, riponiamo ovviamente in disparte il resto del mazzo. Come potete vedere, qui appunto abbiamo 4 oracoli, appunto estratti in sequenza, che ovviamente saranno letti in sequenza ugualmente. Iniziamo dal primo oracolo e che bello! Allora, qui abbiamo l'oracolo dell'insostituibile. Allora, il modo in cui mi hai amato e mi ami non potrà mai essere eguagliato da nessun altro, da nessun'altra. Allora, anche questa variante inizia veramente molto bene. Allora, questa persona vi vede come insostituibile, cioè prima di tutto ovviamente questa persona non ha intenzione di sostituirvi, non lo farà mai e non lo sta facendo ovviamente ora, perché questa è una persona che da voi si è sentita molto amata, è una persona che vi ha ovviamente amato altrettanto e quindi è una persona che non riesce a mettervi da parte, perché ogni volta che questa persona va o andrà a paragonare voi a qualcun altro, voi avrete sempre vittoria facile, d'accordo? Cioè questa persona vede in voi obiettivamente la sua anima gemella, cioè l'unica persona che possa, diciamo, amarla proprio come lei desidera e come questa persona abbia mai desiderato. Cioè questa persona, diciamo, che vede nella vostra persona la sua anima gemella, d'accordo? Quindi, diciamo, la parte complementare di sé che ovviamente non potrà mai trovare in nessun altro o in nessun'altra, d'accordo? Quindi questa è una persona che vi vede come insostituibile, siete inarrivabili rispetto ad altre persone. Cioè questa persona può conoscere, frequentare altre 1000 donne o altri 1000 uomini, ma non troverà mai nessuno, nemmeno degno di essere simile a voi. D'accordo? Quindi questa è una persona che non soltanto vi pensa tuttora, ma è una persona che non può sostituirvi con nessun'altra persona. Quindi fondamentalmente questa è una persona che non può fare a meno di voi. D'accordo? Quindi questa non è soltanto una persona che vi pensa tanto, questa è una persona che anche volendo disperatamente trovare un sostituto, una sostituta, non può, non ce la fa. Ed ora vediamo appunto il secondo oracolo e qui abbiamo sabotaggio. Talvolta butto all'aria, metto sottosopra tutto ciò che mi va bene, le cose buone, belle della mia vita. Allora, questa è una persona che sta facendo una profonda analisi interiore, cioè questa è una persona che ha capito di aver sbagliato tanto con voi. Diciamo che ragazzi, qualsiasi cosa sia ovviamente accaduta tra di voi, ecco, questa persona diciamo che l'ha rianalizzata, ci ha riflettuto su, ha cercato di capirne la motivazione e ovviamente ha tratto delle conclusioni. Quali sono queste conclusioni? Che lui o lei ha una buona parte di colpa. Cioè questa è una persona che ha capito di avere un lato caratteriale molto difficile e se vogliamo anche diciamo autodistruttivo, perché fondamentalmente fa del male anche a se stessa questa persona. Cioè nel momento in cui le cose iniziano ad andare troppo bene, questa persona tende a diciamo distruggere tutto ciò che ha magari anche faticosamente creato assieme ad un'altra persona.
Cioè, questo ragazzi è veramente masochismo, cioè questa è una persona che tende proprio a farsi del male e ovviamente di conseguenza trascina poi anche le persone che gli sono accanto, quindi evidentemente in questo caso anche voi. Cioè questa persona non sente soltanto la vostra mancanza, ve l'ho detto anche con l'oracolo precedente, cioè questa è una persona veramente che ha riflettuto e sta riflettendo in maniera molto saggia e matura. Questa è una persona che innanzitutto, vi ripeto, ha capito che non vi può sostituire con nessun altro, perché voi siete, diciamo, la sua anima gemella, d'accordo? La persona che ha sempre voluto e che obiettivamente gli ha dato tanto, ma è anche una persona che ha capito di aver sbagliato tanto nei vostri confronti, a seguito proprio, diciamo, di questo lato caratteriale evidentemente da rivedere, proprio perché tende a rovinare tutto ciò che è bello, tutto ciò che sta andando bene. Anzi, diciamo che questa persona, proprio nel momento in cui vede qualcosa andare bene, tende a ovviamente creare dei problemi inesistenti. Questa è una persona che, diciamo, è sempre causa, quasi sempre causa del suo stesso mal. Cioè è una persona che tende veramente a, diciamo, sabotare, e in questo caso anche ad autosabotare, diciamo, tutto ciò che di bello ha nella vita, quindi anche il rapporto con voi. Quindi questa persona ha capito di avere, diciamo, una grossa fetta di responsabilità qualora le cose non siano andate bene fra di voi. Vediamo dunque il terzo oracolo e qui abbiamo il danno. Allora, siamo stati entrambi feriti da questa situazione, vedete? Cioè entrambe queste persone stanno male a causa evidentemente di qualcosa che possa essere accaduto ovviamente fra di voi di non proprio bello e piacevole. Allora, in caso tra voi e questa persona le cose siano finite anche, diciamo, da tanto tempo, ecco che questa persona sa di aver perso la sua anima gemella, quindi la persona giusta per lui o per lei, sa di avere una grossa fetta di responsabilità in tutto ciò che è accaduto, ma soprattutto è una persona che sa che vi siete fatti del male a vicenda. Quindi questa è una persona che ha capito veramente tanto della vostra storia, della vostra frequentazione, molto più ora stando distanti che prima stando invece vicini e frequentandosi. Questa è una persona che adesso ha capito quanto voi abbiate sofferto, paragonando evidentemente anche la vostra sofferenza alla sua stessa sofferenza. Quindi questa persona ha capito che vi siete fatti del male. Anche nel caso in cui la vostra storia non sia finita, terminata, ma siate semplicemente lontani ovviamente per altre condizioni terze, è ovvio che questa persona, vi ripeto, sa di avere comunque in voi la donna giusta, l'uomo giusto ovviamente per lui o per lei, sa comunque evidentemente di avervi detto o di aver fatto qualcosa, diciamo, di non proprio carino, gentile e pieno di riguardo nei vostri confronti, quindi questa persona sa di non essersi sempre comportata bene ovviamente con voi e sa ovviamente che può avervi fatto soffrire, può avervi fatto rimanere male, tanto quanto però anche lui o anche lei possa esserci rimasto o rimasta male a seguito di alcune vostre parole oppure azioni. D'accordo? Quindi, a prescindere dal fatto che il vostro rapporto sia ancora o meno, diciamo, in essere, ecco che comunque questa persona è molto dispiaciuta a causa di fatti o eventi o comunque comunicazioni magari piuttosto forti avvenute appunto fra di voi. D'accordo?
ma è una persona veramente molto consapevole. Qui, ripeto, non stiamo parlando solo di una persona che vi pensa, ma stiamo parlando anche di una persona che sta ripensando proprio al vostro stare insieme, al vostro rapporto, a tutto ciò che soprattutto non è andato bene nell'arco, ovviamente, del tempo in cui siete rimasti insieme. Ecco che questa persona sta in qualche modo rivedendo anche magari i vostri litigi, i vostri momenti no, per cercare di darne una spiegazione, ed è arrivata ad una conclusione questa persona, cioè se ne dà una grande colpa, vi ripeto, con la carta del sabotaggio, ma anche in qualche modo sa che ha ovviamente provocato a voi del dolore tanto quanto voi potreste comunque averne provocato a lui o a lei. D'accordo? Quindi sa che avete sofferto alla pari. D'accordo? Ed ora arriviamo all'ultimo oracolo e qui abbiamo l'oracolo, ecco appunto, della comprensione. Riesco a comprendere il tuo punto di vista sulla situazione. Ragazzi, che cosa ho appena detto? Cioè che questa persona ovviamente ha capito e compreso di aver veramente sbagliato con voi. Questa è una variante molto profonda, la variante ovviamente di chi ha avuto o ha una frequentazione, una storia con una persona molto intelligente, molto attenta e riflessiva, che diciamo non si perde in riflessioni superficiali, d'accordo? Questa è una persona che in questo momento si sta mettendo nei vostri panni. Quindi una persona che potrebbe aver recuperato, diciamo, dell'empatia importante e che in questo momento sta comprendendo il vostro punto di vista, dove, perché, come, quando vi abbia ovviamente fatto rimanere male o soffrire. Quindi è una persona che, sì, d'accordo, sente la vostra mancanza, però chi ha scelto questa variante ha frequenta una persona che in questo momento si sta concentrando molto di più sugli aspetti negativi per cercare di sanare la situazione, capire dove ovviamente ciascuno di voi ha compiuto un determinato errore, le motivazioni che possano avervi portato a sbagliare. Sta quasi, diciamo, giustificando alcune vostre risposte e reazioni, proprio perché ad oggi sta comprendendo il vostro punto di vista. Quindi questa è una persona che in questo momento vi sta dando ragione su molti punti, quindi diciamo che è una stesa molto profonda e importante, cioè questa è una persona che sta facendo veramente un importante mea culpa. Questa è una persona che in questo momento di lontananza sta crescendo molto, sta comprendendo molto di voi ed è una persona che è pronta a chiedervi scusa su molte questioni rimaste irrisolte. D'accordo? Questa è una stesa molto profonda, è la stesa di chi ha conosciuto una persona che ha compiuto degli errori e che ora ne è pienamente consapevole, perché vi vede come l'unica persona giusta al suo fianco e perché obiettivamente questa persona ora comprende il vostro punto di vista. D'accordo? Quindi vi sta dando ragione su molte questioni. Ora ragazzi, sapete che poi io tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, quindi io andrò comunque di nuovo a rifare una stesa di pensiero dove cercheremo di capire, canalizzare, diciamo, ecco, il pensiero di questa persona, proprio per tener d'occhio, diciamo, ecco, la sua interiorità, i suoi progetti, le sue fantasie e comunque appunto le sue riflessioni inerenti appunto a voi. D'accordo? Per il momento, ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità. Ragazze, la vita è fondamentale, ragazzi, ragazze.
Cerchiamo di vivere appieno ogni singolo istante. Ricordate che avete diritto pieno alla felicità. Mettete come priorità la vostra vita, il vostro benessere e soprattutto il vostro cuore. Questo sempre. Mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, come sempre buona fortuna, buon percorso karmico e ovviamente a presto!